Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti. Per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto, mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti, fatelo pure, attivazione della campanellina così si resta aggiornati in maniera cronologica su tutto ciò che succede sul canale stesso. Se vi piace il contenuto, un bel like fa piacere al sottoscritto e aiuta l'algoritmo a mettersi in moto verso Napoli-Roma, le ultime in casa Napoli, le ultime in casa Roma, una situazione che a me non è assolutamente piaciuta per quanto riguarda l'UEFA nei confronti del Kosovo di Rachmani, e dobbiamo assolutamente parlare di Olivera da centrale, perché ogni prestazione che Olivera fa in nazionale, tanto di cappello, quasi sempre il migliore in campo, sta giocando da centrale di sinistra in una difesa a 4, quindi c'è da analizzare anche questa situazione, ma partiamo dalle ultime in casa Napoli e in casa Roma per andare a vedere poi cosa ci aspetta. Le ultime sul Napoli. Mister Antonio Conte potrà contare sulla rosa al completo per la sfida, avendo Lukaku e McTominay già smaltito i piccoli problemi accusati in nazionale. Dunque, Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno e ballottaggio Olivera Spinazzola, perché Olivera sarà l'ultimo a rientrare e quindi dobbiamo vedere le condizioni, sarà Conte poi a valutare, con l'uruguagio che potrebbe rifiatare dopo gli impegni oltreoceano. In cabina di regia torna Lobotka dal primo minuto, coadiuvato da Anghissà e McTominay. Davanti confermato il tridente Politano, Lukaku e Kvara. Questa dovrebbe essere la formazione del Napoli, ma domani il nostro mister parlerà ovviamente in conferenza e vedremo se riusciamo a capire qualcosa in più, se riusciranno poi con domande un tantino più serie a estrapolare qualcosina per quanto riguarda la formazione titolare, ma sappiamo benissimo che il nostro mister è navigato e non si sbottona, soprattutto verso una sfida del genere, al di là che sia un Napoli-Roma e dopo una pausa, quindi si deve ricominciare a battere come si deve e a fare 3 punti, le ultime sulla Roma. Curiosità e dubbi su quella che sarà la prima Roma di Claudio Ranieri, che ha solo pochi giorni con il gruppo al completo. Il tecnico di Testaccio dovrebbe ripartire dal 4-4-2 che ha più volte utilizzato in carriera. Dunque, Svilar tra i pali, Selic e Angelini ai laterali, con Mancini e Ndica a completare la linea difensiva. In mediana provati con E, Cristante con la novità Pellegrini largo a sinistra e Sule dall'altro lato. Davanti Dybala non è ancora al meglio, neanche oggi si è allenato in gruppo ed è quindi già preallertato, e Sharawi che scivolerebbe a centrocampo con uno tra Sule e Pellegrini a supporto di Dovbik. Quindi queste dovrebbero essere le formazioni. Sappiamo infatti in casa Roma, un attimo che riprendo la notizia, dall'allenamento di ieri Dybala ha fatto differenziato, ma un attimo che prendo la notizia e ve la leggo come si deve. Eccolo qua, questo è l'allenamento di ieri della Roma per capire poi le condizioni di Dybala. Anche questa mattina però Paolo Dybala ha svolto lavoro differenziato, questo ieri. Oggi ci dicono che comunque non è al meglio, quindi non ha recuperato del tutto. Recupera invece Pellegrini che si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, oltre a Ndicà, Paredes, Dovbik e Selic che torneranno dalle nazionali, eccetera, eccetera. Hanno saltato l'allenamento di ieri Hummels per uno stato febbrile e Hermoso. Quindi ecco perché forse si andrà verso questa difesa a 4, avendo poi due difensori molto probabilmente o fuori o in condizioni precarie come Hummels e Hermoso. Ecco forse che la scelta di Ranieri andrà per questa difesa a 4 con Mancini e Indica al centro, e noi ovviamente, almeno io, sono diciamo molto fiducioso per quanto riguarda il Napoli. E poi per ciò che si possa dire su Hummels, Hermoso che non ha dato ancora quello che può dare, parliamo comunque di un calciatore navigato e dire poco. Hummels, Hermoso lo volevamo a Napoli, poi a Roma non ha ancora fatto niente, ribadisco ancora, perché comunque nelle situazioni come le abbiamo vissute noi l'anno scorso, che il percorso più o meno è simile per quanto riguarda lo spogliatoio, i cambi di allenatore e quant'altro, non possiamo assolutamente giudicare eh, il cammino di Hermoso finora, ma per la Roma comincia un altro campionato e forse comincia proprio dalla partita con il Napoli. Tolgo anche il forse perché da quando è arrivato Ranieri la Roma comunque deve assolutamente risalire.
Mi aspetto sicuramente una partita con una Roma che cercherà prima di non prenderle, perché poi portare anche un punto a casa sarebbe grasso che cola in casa Roma, non andrebbe bene a noi. Uno, perché giochiamo in casa, punto secondo, perché comunque servono i 3 punti dopo l'Atalanta, dopo il pareggio contro l'Inter, quindi hai fatto una sconfitta, un pareggio, serve rimettersi in riga e macinare punti, ma non per restare lassù, per non perdere poi il treno di tutte queste squadre che si giocheranno poi i primi 4 posti che porteranno alla Champions League, perché siamo tutti lì. Situazione Rachmani che non mi è andata giù nella maniera più assoluta. L'UEFA, dopo la situazione che abbiamo analizzato in un video precedente, Kosovo-Romania, la partita di Nations League, i tifosi della Romania inneggiano cori riguardanti la Serbia e la situazione poi geopolitica, tra virgolette, per quanto riguarda il Kosovo. Morale della favola, il Kosovo lascia il campo quasi a fine match, chiedendo poi la partita vinta a tavolino per ciò che è successo e i cori dei tifosi della Romania. Al contrario fa l'UEFA, partita vinta a tavolino per la Romania, che poi va prima nel girone e mette nei guai il Kosovo per quanto riguarda qualificazioni, quant'altro, e cammino comunque nazionali. Come vogliamo sanarlo questo calcio? Come vogliamo poi dare l'esempio se non prendiamo queste palle al balzo? Almeno è la mia personale opinione. Per me, se dovevi punire qualcuno, dovevi punire poi la Romania, anche se parliamo di tifosi e quindi poi si riversa sulla squadra in campo, che al limite c'entra ben poco, però sappiamo benissimo che sono le squadre e poi le società a pagare. Sbagliatissimo anche questo. Se andiamo a prendere i regolamenti per quanto riguarda queste situazioni, loro si sono attenuti a delle leggi che comunque sono scritte nero su bianco e che però secondo me sono fatte con i piedi, perché se io lascio il campo volendo dare un esempio su situazioni per le quali bisogna, secondo me, cominciare a dare l'esempio, così come quello che è successo in Kosovo-Romania. Poi perdo la partita 3-0, ecco che alla prossima situazione simile, che sia il Catania, che sia il Napoli, che sia la Fidelissandria, che sia qualsiasi squadra, viene, diciamo, va a vivere questa situazione, ecco che resterà sicuramente in campo per non perdere poi la partita 3-0 a tavolino. C'è stata un'ammenda per la Romania, l'ammenda l'ha avuta anche il Kosovo come nazionale, però gestita sicuramente con i piedi. Chiudiamo parlando di Olivera. Abbiamo visto a Napoli che, giocando comunque da terzino con Buongiorno vicino, a sinistra abbiamo trovato la quadra, quindi al momento io non andrei a provare questo Olivera centrale di difesa, però l'acquolina, ecco, può venire viste le prestazioni in nazionale. Ogni volta che Olivera va a giocare in nazionale da centrale di sinistra in questa difesa a 4 schierata da Bielsa, fa sempre bene, molte volte è il migliore in campo. E per come ne stanno parlando, diciamo che si mette quasi tutta la difesa sul groppone e dirige in maniera armoniosa il tutto. Quindi anche in vista del mercato a noi serve sicuramente il centrale, un centrale barra 2 centrali di difesa tra gennaio, scusate, e giugno, però in casa c'è qualcuno che sta facendo molto bene, quindi da valutare come si deve questa situazione. Nel caso si andrebbe poi ad intervenire sulla fascia sinistra prendendo un centrale e il terzino sinistro, ma sono tutte situazioni che poi vedremo in fase di mercato, anche perché c'è stata l'intervista di Manna che è stato molto ma molto chiaro, con tanto mestiere, perché comunque l'iter societario è quello, non si sbottona nessuno. Gli viene fatta la domanda, nomi per gennaio, ma cosa si aspettavano che rispondeva? No, siamo su Tizio, Caio e Sempronio, lì siamo più avanti e su questa trattativa al limite c'è bisogno di trovare ancora la quadra.
sicuramente non si espone né il Napoli ma nemmeno altre società. Certamente la domanda gliela puoi pure fare ai nomi per gennaio, ma che cosa ti aspetti? Che ti rispondeva io sono su Dorguvin a Napoli, ad esempio, oppure la situazione Rashford è vera, Zirkzee Osimhen si fa. Letta l'intervista per intero, quella di Giovanni Manna, io posso solo dire che abbiamo, abbiamo azzeccato il direttore sportivo. Per ciò che si può dire, perché io leggo ancora sì, Manna non è buono, in Inghilterra ci ha messo 6 mesi per poi prendere un calciatore. Secondo me non è esperto, non è all'altezza di società come il Napoli o società di alta classifica, al primo incarico, eccetera, eccetera, eccetera. Ha spiegato lui tutto per filo e per segno. Cosa è successo quest'estate? Qua, finché non si sbloccava la trattativa Osimhen, il Napoli comunque era, diciamo, da una parte tirava e dall'altra parte si lasciava, quindi si aspettava questo monetizzare con il nigeriano. Non è successo, si sono rivolti a Chiavelli. Chiavelli, prendiamo il fondo cassa, De Laurentiis l'ha sempre detto che comunque il Napoli con il modus operandi di questi anni qualcosa da parte ce l'aveva e quindi siamo riusciti a fare il mercato tra virgolette che volevamo, perché non si è concluso del tutto visti i ritardi grazie al nigeriano che non gli andava bene praticamente un tubo, però poi è stato Chiavelli a dare il via libera per poter comprare senza vendere. Molto semplice, ha spiegato qualsiasi cosa e sono contento che noi poi ci abbiamo beccato per quanto riguarda l'esprimere un nostro parere anche senza avere notizie alla mano, ma diciamo esprimendo solamente la nostra opinione. La situazione comunque l'abbiamo letta come si deve ed è una cosa che va sottolineata per la community che mi segue, per la competenza che leggo ovviamente ogni giorno sul canale. Quindi continuiamo così, cari ragazzi, che possiamo ancora guardare le partite di pallone al di là di alcuni personaggi che girano il televisore sotto sopra e le vedono. Al contrario, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, lo ripeto, attivando la campanellina delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Sempre Forza Napoli, poi ci vediamo domani con la conferenza stampa del mister e ci incamminiamo sempre più verso Napoli-Roma. Ciao!